teatro e giornalismo. Queste sono, ritengo, le due caratteristiche che riguardano me. Tra l'altro due cose che stanno bene insieme, teatro e giornalismo. E fu proprio per il teatro che cominciai a fare il giornalismo, perché facevo teatro già da molti anni, da giovane, da giovanissimo, e ad un certo punto diventai critico teatrale del quotidiano L'Ora. E Vittorio Nisticò, che era un cacciatore di talenti, bontà sua ritenne che io potessi diventare un giornalista a tutti gli effetti. E allora mi chiese di lasciare il lavoro che io facevo per vivere, che era anche un lavoro molto ben remunerato, e mi fece un contratto come praticante dell'Ora. E naturalmente lì poi diventai giornalista professionista, eccetera. E queste due caratteristiche, il teatro e il giornalismo, sono rimaste, come dire, nella mia produzione, sia dal punto di vista letterario, sia dal punto di vista teatrale. Nel senso che se ho scritto delle cose di teatro, come ne ho scritte diverse e ne ho rappresentate diverse, le ho fatte sempre con lo spirito del giornalista, cioè non mi sono riferito alla immaginazione, alla narrativa, alla fantasia, ma a problemi reali sviluppati sul palcoscenico. E così anche se ho scritto dei libri, li ho scritti come giornalista. Per quanto riguarda il teatro, ecco, ho scritto fin dall'inizio delle cose che riguardavano l'attualità della vita. Ecco, per esempio, uccidono Martin Luther King in America ed io, insieme a Piero Violante, scrivo un testo che viene rappresentato dagli operai del cantiere navale di Palermo, che era intitolato con un titolo molto lungo, discorso sulla contrapposizione tra violenza e non violenza a proposito della morte violenta del non violento Martin Luther King. Un'ultima cosa che ho scritto, per esempio, per l'Istituto Pio La Torre, per il Centro Culturale Pio La Torre, è un dramma intitolato Fango, ed è un dramma che riguarda la mafia. E poi ho scritto dei testi teatrali su Alfieri, su Bertolt Brecht, su Rita Atria, una ragazza che si uccide dopo la morte di Paolo Borsellino, dopo aver collaborato alle indagini appunto di Paolo Borsellino. L'ultimo libro che ho scritto è stato Il Babbio, che sarebbe la storia della stampa satirica palermitana, una straordinaria capacità della Sicilia di usare la satira a tutti gli scopi, a scopi politici, a scopi personali, a scopi di interesse. Pensiamo che solo a Palermo dal 1848, che è la data di nascita, diciamo, della stampa satirica, dal 1848 agli anni '80 ho potuto catalogare più di 110 testate satiriche e umoristiche.